Buongiorno, sono il dottor Gianfranco Vettorello, sono un chirurgo, specialista in chirurgia generale, in chirurgia vascolare ed in chirurgia plastica. Ho un master in chirurgia estetica ed un dottorato di ricerca sull'utilizzo delle cellule staminali. Sono anche presidente dell'Italian Longevity League, una società scientifica che si interessa di invecchiamento, che vi invito ad andare a visionare sul sito www.longevitaly.it. Oggigiorno il concetto di bellezza direi che si è trasformato in qualcosa di meno distante da quello che è la natura di quando eravamo giovani ed eravamo in salute, per cui la tendenza non è più quella al cambiamento dell'aspetto, tranne che in condizioni anatomiche alterate che ovviamente vanno modificate con la medicina estetica o la chirurgia estetica, ma è quello di un aspetto più salutare da preservare nel tempo, quell'aspetto che avevamo in gioventù. Quindi mantenere un aspetto giovane è quello che vorremmo tutti quanti e possiamo dire che oggi siamo nelle condizioni di farlo, addirittura per certi aspetti di ringiovanire invecchiando con l'età, con un grande beneficio, non solo per il nostro aspetto ma per tutta la nostra salute. Molti sono i fattori ambientali, sono la gestione dello stress, l'alimentazione, l'attività fisica, l'inquinamento atmosferico in cui siamo esposti quotidianamente e che spesso non consideriamo quando andiamo dal medico. Inoltre abbiamo il concetto che l'invecchiamento sia inevitabile e che la genetica lo determini in tutto e per tutto e che quindi non c'è più nulla da fare. La buona notizia è che non è così, che in moltissimi studi che hanno condotto anche a premi Nobel, gli scienziati hanno calcolato che l'influenza della genetica sulla longevità e sulla durata della vita in salute sia poco più del 20% e quindi è sorprendentemente bassa. E se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ciò significa che qualcosa come l'80% è ora sotto il nostro controllo e possiamo influenzare notevolmente come saremo in termini di salute e anche in termini di aspetto nel tempo, e possiamo anche addirittura invertire la curva dell'invecchiamento. L'invecchiamento è considerato una malattia che capita a tutte le persone e che, come tutte le malattie, può essere prevenuta e curata. Alcuni aspetti fondamentali che ci aiutano in questo è considerare che siamo collegati a dati di intelligenza artificiale con tutto oggi, dai nostri sensori, dal telefonino ai wearable, all'orologio, ovvero abbiamo un'enorme massa di dati con cui possiamo confrontare i nostri dati di salute che ci servono per arginare a monte il fiume che determina l'invecchiamento. E sappiamo inoltre abbastanza su come attivare i geni della longevità per darci le migliori possibilità di vita lunga e sana. Quindi il futuro è qui e adesso. Per questo un check-up per la longevità serve per fare un tuffo un po' più in profondità in alcuni dei meccanismi dell'invecchiamento, a partire dal ruolo dell'epigenetica e della riprogrammazione cellulare. L'epigenetica si comincia a sentirla, è quell'informazione gestita da strutture molecolari che controllano come viene letto e attivato il nostro DNA. Questo è estremamente importante perché noi non accendiamo ogni gene che abbiamo, anzi ogni cellula ha una determinata peculiarità e quello che abbiamo a disposizione è come un pianoforte non con 80 tasti ma con 20.000 tasti, ognuno dei quali è un gene diverso, e la musica è diversa da una cellula all'altra, dalla cellula nervosa rispetto alla pelle, rispetto al fegato, ed è suonata magnificamente quando siamo giovani. Tutto questo può essere misurato oggigiorno in termini di orologio, del nostro orologio biologico, della nostra età biologica e di ogni tessuto di cui siamo costituiti, e solamente dopo aver fatto questa analisi biologica possiamo agire con terapie mirate anche estetiche, addirittura quelle che conosciamo, dal botox alla chirurgia. Quello che sto dicendo è che nel tempo le nostre strutture cellulari che giocano i geni giusti al momento giusto diventano confuse con l'età. Le cellule della pelle iniziano a riprodurre geni che dovrebbero essere di altre strutture, quindi le note diventano più simili a quelle del fegato piuttosto che
che a quelle del cervello, a quelle della pelle, è una vera e propria cacofonia. Quindi quello che dobbiamo cercare di capire è come modificare questa causa di ingarbugliamento di queste note e come possiamo resettare il pianista in modo che le note suonino la bella sinfonia della nostra giovinezza. Ad esempio, conosciamo i geni delle sirtuine. Ce ne sono 7, producono enzimi che si spostano in diverse parti della cellula per prendersi cura di diverse attività, silenziando alcuni geni o riparandole altri, e noi possiamo agire con terapie e comportamenti su questi geni. Si possono fare quindi cose meravigliose. Un medico specialista ed esperto in medicina della longevità potrà applicarle e potrà comunque farvi conoscere il modo migliore per ottenere la migliore espressione fisica e mentale. In conclusione, se volete ringiovanire invecchiando, dovete rivolgervi ad un medico della longevità che prima vi faccia conoscere e poi vi faccia monitorare la vostra età biologica e che successivamente possa utilizzare per voi le metodiche aggiornate, le terapie acquisite per essere al meglio dal punto di vista della performance e dell'aspetto fisico. Io vi saluto e vi ringrazio e a presto.